Buongiorno amiche, anzi buon pomeriggio perché voi il video lo vedrete in pomeriggio. Sono fuori all'esterno, la giornata era un poco cupa e volevo mostrarvi questi materiali che sono quelli in realtà che ho ricevuto da Fili e Forme per preparare i kit alla fiera creativa d'Ostremare, alla fiera creativa alla mostra d'Oltremare. Ecco, già comincio ad incespicare, si mettono le voci i rumori di fondo, io che balbetto, siamo a posto, sarà un video fantastico. Allora, dicevo, quindi qui dentro c'è il soutache, le piattine che andrò ad utilizzare per realizzare i kit per il corso alla mostra d'Oltremare, quindi con Fili e Forme naturalmente. Qui dentro ci sono un po' di cosine che adesso passo a mostrarvi. Spero che si vedano bene, altrimenti poi registrerò la voce quando voi le andrete a vedere. Ma naturalmente prima di sbirciare devo chiedervi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, di lasciare un like, di commentare, eventualmente di fare hype. Hype lo potete fare solo la prima settimana che vedete il video, dopo non si può fare, giusto per far salire un po' più su il mio canale e questa creatività di bijou, gioielli, tessili che è sempre, come dire, vista come una cosa un pochino difficile, ma non lo è. Venite allo Show Lab, alla fiera creativa, e vedrete che con me chi di voi è di Napoli venga ad iscriversi, ci si può iscrivere dal 17 ottobre. Oggi anche la lingua è un po' così. Allora, stavo per dirvi una cosa, ma ve la dico subito dopo la... Allora, cos'è quello che dovevo dirvi? I bijou, non so se li avete visti su Instagram perché stamattina ho postato un'anteprima, sono in pietra, sono con delle pietre al soutache e ispirati alle 4 stagioni, quindi vedrete le varie stagioni, l'abbinamento di colori strano che ho fatto. Poi in un prossimo video eventualmente vi mostrerò le pietre oppure vi mostrerò i ciondoli, insomma, montati. Facciamo una serie di puntate per non fare dei video troppo lunghi. Dite voi, fai video lunghi perché parli, hai ragione, parlo troppo. Allora, partiamo dalla prima stagione, che da dove vogliamo iniziare? Non lo so, va bene, vediamo quella che mi viene tra le mani. Primavera, che non è la prima stagione, ma è uno dei, dei periodi dell'anno che preferisco. Apro e poi vi mostro. Dimenticavo, il mio preferito è l'autunno perché ha la pietra verde, però dettagli, ho messo un po' di verde dappertutto. Allora, kit primavera è composto da 2 piattine, diciamo, effetto, le sposto. La prima colorazione è questa, è Gustus ed è il verde che sapete che io amo, spero si veda. Meraviglioso, vado abbastanza veloce, però potete vedere le varie categorie. Questa invece è Eldorado, altro colore che amo, super wow, guardate che meraviglia. E poi altro colore strepitoso che forse ho utilizzato per 2 kit, che è questo, che invece è categoria Merlino, che è facilissimo ragazze da cucire. E quindi ecco qua una bella quantità per preparare tutti quanti i kit. Questo è un colore meraviglioso, ve lo faccio rivedere. Ok, questi unboxing per fiera creativa, questo sarà il titolo probabilmente che ci metterò. Poi per ogni ciondolo, vabbè, visto che mi trovo ve li mostro, eccolo qua, vedete che qui ho messo una pietra color pesca e ho messo questo piccolo elemento, come vedete è semplicissimo. E naturalmente ogni ciondolo avrà il suo cordino infilato cablé. Lo so, dovevo farvi il tutorial del bracciale, ma non ve l'ho ancora fatto perché sono una cattivona disorganizzata. Eccolo qua, questo è il cablé, bellissimo, e questo è il codice, se riuscite a vederlo. Ve li mostro tutti velocemente perché poi qualcuno in privato dice ma quel colore lì, e io ovviamente una volta che ho fatto l'unboxing, ragazzi, si scatena il macello nel mio laboratorio. Ok, quindi abbiamo fatto primavera. A questo punto procediamo con l'estate, quindi estate, ecco qui il kit per l'estate. Già vedete dei colori belli,
bellissimi, c'è il pesca, c'è l'oro, kit estate. Adesso lo apro. Ok, guardate che tripudio di colori, allora, questo è il primo meraviglioso che io ho utilizzato tantissimo ed è super wow. Giustamente questo è il ciondolo, ci sarà una pietra blu, sono due pietre blu e vedete questa lavorazione sempre la stessa, semplice, insomma alla portata di tutti. E questo è il primo colore. Ok, questo meraviglioso, voi lo vedete sicuramente più sul blu, ma è veramente turchese meraviglioso. Poi c'è il dorato come l'altro dell'altro kit, solo che questa è la colorazione oro. E poi c'è questo meraviglioso che forse voi vedete molto acceso, ma assolutamente non lo è. Lo sapete, mi piace giocare con i colori, è una cosa di cui non posso assolutamente fare a meno. Quindi questi sono i primi due kit che vi ho mostrato, perché se si lavora in modo semplice, facendo dei design semplici, a mio avviso almeno bisogna dare un senso al tutto utilizzando dei colori specifici. Questo naturalmente è il mio modo di utilizzare i colori specifici, non sarà probabilmente per tutti, ma va bene così. Naturalmente per questo kit c'era il cablé, cablé. Che cablé c'è? Non lo trovo, aspettate, nella scatola, video super organizzato. Eccolo qua, questo che è un oro con un'anima beige ed è questo. Questi filati cablé sono bellissimi, vedete? Si abbinano benissimo e questo quindi sono le colorazioni. Metto a posto se no me le perdo. Quindi veloce riepilogo: 1, 2, 3 e 4. Ok, passiamo dopo l'estate. Passiamo all'autunno e per ultimo facciamo l'inverno perché è quello freddo. Già sapete che ci sono gli uccellini che cantano stamattina e ci fanno compagnia. L'autunno che è il mio preferito. Proprio io sono un autunno sia in armocromia ma sia proprio nell'anima, perché l'autunno richiama tutti i colori della natura e direi che qui ci stanno tutti. Ho scelto queste pietre bellissime dal Mondo delle Pietre, che è un negozio fisico di Napoli, della mia zona, quindi vi metto eventualmente qualche info giù. E qui i colori che amo. Quali sono i colori che amo? Verde, cotto, senape, oro. C'è un uccellino che non è molto d'accordo con la mia unboxing oggi. Vai a casa, vai! Ci fate caso, io ogni tanto li mando dai vicini quando danno fastidio. Va bene. Allora, qui vedete subito il cablé che è leggermente più sottile, che non ha l'anima colorata come gli altri, quindi ha un effetto, vedete, leggermente diverso. Vedete, qui c'è l'anima che dà un po' di colore, come in questo caso, e qui invece no, quindi è oro su oro, un oro un po' rosato. Allora, anche qui partiamo da uno dei colori che amo, che è questo, meraviglioso. Poi abbiamo la categoria Gustus, che è solito verde, anche questo super wow, è il 534. E poi abbiamo questo che io ne devo avere proprio a tonnellate a tonnellate, che è il Wizal, che è il caramel, forse vedete qui, che è bellissimo. Ve lo mostro aperto, è veramente è un bel colore, caldo, non troppo invasivo, e secondo me, come vedete, veramente è proprio autunno. Se vuoi essere autunnale, questi sono i colori, che poi sono i colori anche che spesso utilizzo, scusate, per l'abbigliamento. E anche questo è un bel senape. Adesso vi apro anche questo, non voglio fare un video ultra lungo. Ah, ma manca ancora l'inverno, me l'ero scordato. Eccolo qua, bellissimo anche questo. Ok, posiamo.
non confondiamo tutto, questo è sempre il cablé, di cui dovrò fare poi il tutorial del bracciale, e per ultimo, quindi salutiamo l'autunno e accogliamo naturalmente l'inverno, che è freddo. Una volta tanto ho fatto qualcosa anche con i colori freddi per accontentare tutte. Questo è il ciondolo, dove ho messo anche qui varie colorazioni di blu, che ora vado a mostrarvi. Parto con il cablé, che in questo caso per i lacci ha vedete, all'anima in blu, ed ha però all'esterno il colore argento anziché l'oro. Quindi questa è la colorazione del cablé. Poi abbiamo un bel blu tinta unita. Quando vedete tinta unita sappiate che sono i Gustus, quindi eccolo qua, un bel blu che voi vedete meno vibrante, ma è molto bello. Questo è il colore. Poi abbiamo, casca tutto, poi abbiamo altre due tipologie. Qui c'è un'alternanza di più colori, vedete? Vedete, qui ci sono 4 bustine, perché ho scelto di andare un po' dégradé, quindi sono 4 piattine di colore diverso, e quindi qui le vedete tutte quante. Quindi la blu che vi ho mostrato, poi c'è questa che è tipo un polvere, meravigliosa, poi c'è questo che dirà un pochino di più all'ottanio. Io non le apro perché il rumore mi rendo conto che è veramente assurdo, che non so voi di che colore vediate. Io mi sono messa la luce esterna proprio per, e poi c'è uno dei nostri effetti, che è quindi questo azzurro celeste chiaro polvere con questi filamenti argentati, per dare l'idea dell'inverno, del freddo, del ghiaccio, che è una delle stagioni che io non amo, però come vedete ho pensato anche a coloro che le amano e quindi ho studiato dei colori anche per questo. Che qualcuno che stia vedendo questo video sia di Napoli e che abbia la possibilità di prenotarsi, così da poterci conoscere e passare qualche ora insieme alla fiera creativa, non solo per condividere questa passione, questa mia passione, ma anche proprio per stare un pochino insieme e chiacchierare. Spero quindi di vedervi numerose, che qualcuna di Napoli venga, così possiamo non solo fare il corso insieme, ma condividere anche qualche momento di relax con quello che è il nostro mondo creativo, che lo so che quando andiamo lì in fiera è tutto bellissimo, ci piace, sembra di stare nel mondo dei balocchi. Quindi vi abbraccio, auguro a tutti buona creatività, spero che insomma il video vi sia piaciuto, vi siano piaciute le scelte di colori, anzi ditemi qual è nei commenti la vostra stagione preferita, e se il ciondolo, i colori che ho utilizzato un po' vi risuona, oppure se ho fatto secondo voi un disastro. Io sono aperta a tutti i confronti come sempre. Questo deve essere lo spirito della condivisione. Ok ragazze, ciao ciao, un bacione, mi raccomando, like, hype, iscrivetevi al canale, cliccate per avere le notifiche sulla campanella. Basta, non parlo più, sono arrivata oltre. Ciao!